Ciao a tutti ragazzi, allora, oggi voglio parlare della Z4 e di come ho risolto il problema dello sterzo. Qui ho il materiale, ho usato un cricchettino, che è un cricchettino di quelli veramente piccoli, con un portabit del 6 a brugola. Ho preso anche una normale per l'altro bullone, sempre a brugola, e un altro cricchetto sempre con il portabit uguale. Dopodiché, vabbè, una torcia da testa, perché altrimenti no, non è possibile fare bene il lavoro, perché sotto non c'è luce, ovviamente. Ora porterò la macchina in garage e iniziamo. Lo spazio è quello che è. Quello che devo fare io ora è un attimo, perché qua, allora, mollare questi due bulloni. Ce n'è uno qua, uno qui e uno da quest'altra parte, di qua e qua, che io sono riuscito ad andare a togliere grazie a un cricchetto piccolissimo. Il cricchetto, come vedete, va a finire proprio là. Quindi da lì, con il cricchetto, questo l'ho già mollato. Adesso poi andrò a mollare anche questo di qua. Una volta mollato questi due bulloni che tengono, c'è una sorta di anello qua, che non è altro che un anello eccentrico. Qua c'è una sorta di guida, no? E vedi che c'è dello spazio. Questo anello qua lo si fa ruotare e lo si fa ruotare di 10-12 mm. Si fanno delle prove qua dentro, che si collega qua. C'è un ingranaggio, in questo caso di qua è in metallo, quello del motorino. Questo invece, l'ingranaggio cilindrico, è in plastica. Non chiedetemi il perché è stato fatto in plastica. E quindi la lubrificazione da qua, che vi accennavo prima, e l'allentamento, perché da qua ruotando l'anello si allenta un po' la tensione, la tolleranza che c'è tra i due pezzi, tra i due componenti, va ad aiutare quello che è la problematica. Vado a segnare la posizione dell'anello eccentrico, che io andrò a spostare di 10-12 mm. Dopo farò dei tentativi, però prima di fare qualsiasi tentativo segno con una bella linea sia l'anello che il motorino nella posizione originale, molto importante. Così io, in qualsiasi caso che voglio tornare indietro, voglio rimettere l'originale, non sono sicuro, non mi trovo, la rimetto originale e ho il segno, come quando andiamo a fare la distribuzione in pratica. Mi sono munito di torcia da testa, perché senza di questa là sotto non si vede niente, e poi cominciamo a ruotare il motorino di 10-12 mm. Ok, ecco qua. Comincerò a ruotare questa piastra qua. Comincerò con 10 mm, poi proverò la macchina e poi vediamo. Ok, come vedete ho ruotato di 10 mm, quasi, sì, 10-12 mm tutto l'anello. Quindi il punto di riferimento, uno è qua, uno è là. Comunque vedete che è stato ruotato all'indietro, cioè, come vedete dal segno, questo è l'eccentrico, questo è l'anello eccentrico, l'ho ruotato in là. E niente, adesso andiamo a stringere di nuovo i due bulloni e proviamo la macchina. Abbiamo provato come si deve allo sterzo e finalmente, ragazzi, finalmente lui sta là dove deve stare. Non ci sono più problematiche e non c'è più quell'effetto che dicevamo, effetto ciunga, effetto che la macchina segue la strada. Ora non c'è più. Sono contentissimo perché finalmente, dopo, vi dico, 2 anni e mezzo che ho questo mezzo, questo super mezzo, sono riuscito ad andare a risolvere questa problematica.
Si può migliorare ancora secondo me facendo anche la modifica dell'ingrassaggio che vi accennavo prima, facendo un forellino di 3 mm con il trapano, con una siringa si va ad inserire un po' di olio, un olio però particolare che poi vi mostro, e un po' di grasso, perché l'olio va a lubrificare istantaneamente, il grasso invece rimane lì per più tempo. Quindi la combo delle due cose, dei due oli, e la combo dei due lavori, secondo me andranno a risolvere completamente la problematica dello sticky steering, che lo chiamano così in inglese, o comunque dello sterzo appiccicoso. Ho provato anche a metterla un po' in velocità 140-150 su leggere curve, ampie curve, e la macchina è piuttosto stabile, devo dire. Adesso non so come definirlo, è un po' meno sensibile agli spostamenti, però allo stesso modo ovviamente è più stabile alle alte velocità.